Il 2 giugno uscirà al cinema Spider-Man Across the Spider-Verse, attesissimo seguito di Into the Spider-Verse. Nel caso vogliate correre al cinema ma non ricordiate nulla del primo film, ecco per voi un comodissimo riassunto. Miles Morales è un adolescente di New York tutto sommato abbastanza ordinario. Lui è figo, pieno di amici, popolare, tutto questo nella sua vecchia scuola. In quella nuova, privata, a cui è stato ammesso dopo aver passato un test d'ingresso, non se lo fila di pezza nessuno. Suo padre è un poliziotto che non vede di buon occhio Spider-Man e nemmeno suo fratello Aaron, al quale Miles invece pare essere molto legato. Tra un compito e l'altro, il ragazzo va a fare una visita allo zio, che lo porta in una galleria per dipingere graffiti, ed è proprio qui che zac! Il nostro Miles viene morso da un misterioso ragnetto. Il giorno dopo a scuola il nostro si appiccica letteralmente a ogni cosa, tra cui i capelli di una ragazza nuova che sembra piacergli. Dopo essere miracolosamente tornato in camera, capisce da un fumetto di aver ottenuto i poteri da uomo ragno e torna nella galleria in cerca di risposte. Ma sfortunatamente si ritrova nel bel mezzo di un combattimento tra Spider-Man e Goblin. In mezzo alla baraonda, Miles sta per fare una finaccia, ma Spider-Man lo salva e dopo averlo riconosciuto come suo simile, si propone come mentore. Il supereroe si trova lì per distruggere un acceleratore in grado di aprire porte verso altre dimensioni, ideato da Kingpin per riportare indietro la sua defunta famiglia, morta secondo lui proprio a causa di Spider-Man. L'eroe purtroppo, ostacolato da Goblin e Prowler, non riesce a portare a termine la sua missione. La macchina viene accesa, si connette a 5 diverse dimensioni e dopo una colluttazione Goblin immerge l'uomo ragno nel raggio del meccanismo, causando così un'esplosione. Goblin è morto, Spider-Man è gravemente ferito e affida a Miles una chiavetta in grado di distruggere la macchina. Arriva Kingpin che uccide il supereroe e il ragazzo, inseguito da Prowler, se la dà giustamente a gambe. Peter Parker non c'è più, la città è in un mare di disperazione e Miles si sente più perso che mai, ma decide comunque di rimboccarsi le mani. Dopo aver comprato un costume pezzotto, cerca di allenarsi con i poteri, ma finisce con il distruggere la chiavetta in seguito ad una caduta. Sconfortato, visita la tomba di Peter Parker ed è proprio qui che incontra Peter B. Parker, uno Spider-Man decisamente malconcio e fuori allenamento, trascinato in questo universo da un'altra dimensione dalla macchina di Kingpin. Senza volerlo, colto di sorpresa, Miles lo fulmina con le mani. Dopo una veloce conoscenza, i nostri due eroi si dirigono alla sede della Alchemax, l'azienda di Kingpin, con l'obiettivo di rubare i file necessari per fabbricare un'altra chiavetta con cui distruggere l'acceleratore. Qui scopriamo una nuova abilità di Miles, può mimetizzarsi con l'ambiente per nascondersi alla vista e facciamo la conoscenza della dottoressa Olivia Octavius, la Doc Ock di questo universo, la quale ci informa che rimanendo per troppo tempo in questo mondo, il corpo di Peter Parker finirà per disintegrarsi. Mentre i due Spider-Man fuggono, incrociano nella struttura anche la ragazza nuova che piace a Miles e, sorpresona, anche lei si rivela essere una versione di Spider-Man proveniente da una terza dimensione. Il suo nome è Gwen Stacy. Grazie al suo aiuto, i tre riescono a scappare con un computer della Alchemax. Per creare una nuova chiavetta, il terzetto decide di chiedere aiuto a May, la zia del defunto Peter Parker, la quale accetta di buon grado e li conduce nel covo del nipote, un laboratorio super tecnologico con ogni sorta di gadget e una grande varietà di tute. Qui fanno la conoscenza di Spider-Man Noir, Penny Parker e Peter Porker, altre tre versioni di Spider-Man provenienti da altrettanti universi, tutti ritrovatisi lì grazie alla comune idea di rivolgersi a zia May. Finalmente abbiamo tutti i personaggi arrivati dalle 5 dimensioni a cui si era connesso l'acceleratore di Kingpin. Gli Spider-Man non appartenenti a questo universo, rimanendo qui per troppo tempo, finirebbero per morire, quindi il piano è riportarli indietro uno per uno prima che Miles distrugga la macchina, ma gli altri non lo reputano ancora pronto per un compito del genere e il ragazzo, amareggiato, se ne va. Non sapendo con chi potersi sfogare, Miles cerca rifugio dall'unica persona da cui sente di essere compreso, suo zio Aaron, ma proprio a questo punto scopriamo insieme al protagonista quale sia la vera identità di Prowler. Sotto shock il ragazzo si dà alla fuga e nonostante venga inseguito riesce a cavarsela in qualche modo. Nel frattempo gli altri Spider-Man hanno creato una nuova chiavetta. Miles torna da loro per riferire ciò che ha scoperto sul suo zio, ma è stato seguito e si scatena una lotta tra Doc Ock, Scorpion, Tombstone, Prowler e la Spider Gang. Mentre tutti combattono, Miles si ritrova la chiavetta tra le mani e tenta di darsi alla fuga, ma viene braccato da Prowler e messo alle strette rivela l'identità allo zio togliendosi la maschera, il quale, dopo aver disubbidito agli ordini di Kingpin risparmiando il nipote, viene freddato. Miles riesce finalmente a scappare e ha un toccante addio con Aaron. Sopraggiunge sul posto anche il padre. L'abilità di mimetizzarsi lo tira fuori da una situazione alquanto spinosa
ma il poliziotto, vedendo il cadavere del fratello, comunica a tutte le unità di diramare l'allarme per un nuovo Spider-Man. Una storia delle origini un po' forte, ma fortunatamente Miles può contare sull'aiuto degli altri Spider-Man, gli unici che possono comprenderlo e aiutarlo a superare questo difficile momento. C'è però una missione da portare a termine e Miles non è ancora chiaramente pronto per un compito del genere. Peter B. Parker, dopo aver mostrato al ragazzo come lui non sia ancora in grado di padroneggiare le proprie capacità, lo lega per evitare che possa mettersi in pericolo e recupera la chiavetta. Rimasto solo, Miles viene raggiunto dal padre che, chiuso fuori dalla stanza, si lascia andare ad un commovente discorso che lo riavvicina al figlio. Era la scintilla che mancava. Miles, motivato dalle parole appena ascoltate, riesce finalmente a controllare i propri poteri. Si libera dalla ragnatela con una scossa elettrica e raggiunge gli altri Spider-Man. Arriviamo quindi allo scontro finale davanti all'acceleratore. Dopo una serie di entusiasmanti scazzottate, la Spider-Gang acquisisce il controllo della macchina e Miles rimane indietro uno per uno i suoi colleghi, convincendo anche Peter B a cominciare una nuova vita una volta tornato nel suo universo. Segue un acceso scontro tra il nostro protagonista e Kingpin, in seguito al quale la macchina viene finalmente distrutta. La città non rischia più di collassare, i cattivi vengono arrestati, il padre di Miles, pur non sapendo che sia il figlio a celarsi dietro la maschera, fa marcia indietro sulle proprie idee e accetta di buon grado la collaborazione con il supereroe. È il perfetto lieto fine. Nella scena post-credit, un ennesimo misterioso Spider-Man ha ideato un dispositivo che gli consente di viaggiare tra universi. Spero questo riassunto vi sia tornato utile, noi ci rivediamo tra qualche giorno con la recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse.